Sono Giorgio Moreschini, sono un pilota civile adesso, ex pilota militare. Io sono entrato in aeronautica militare nel 1990, sono un pilota di complemento, ho frequentato il 106esimo corso APC e quando sono entrato in aeronautica sono entrato per passione, ci tenevo tantissimo a fare il pilota militare e volevo fare il pilota di caccia, ovviamente il sogno di tutti i ragazzini. E praticamente una volta entrato in aeronautica abbiamo fatto normali scuole di volo, abbiamo fatto Latina, poi siamo andati a Lecce, abbiamo frequentato il corso a Lecce dove siamo diventati piloti militari. Una volta finita Lecce ci sono state le varie destinazioni, fortunatamente mi hanno destinato alla linea aerotattica e quindi ci hanno mandato a fare l'addestramento sul G91T. Abbiamo fatto addestramento sul G91T e alle destinazioni anche su richiesta, però insomma hanno deciso 104, MX, io sono tornato a fare l'istruttore a Lecce. Nel frattempo la scuola di Amendola chiudeva, non c'era più il corso diciamo avanzato di aviogetti ad Amendola e quindi ci hanno tenuto ad Amendola per un periodo per fare il corso di istruttori e per fare una specie di limited combat ready sul 91, sul T, perché non volevano mandare più piloti da giro chiuso direttamente ai reparti perché poi Lecce avrebbe fatto diciamo anche la parte avanzata di scuola. Quando sono andato a Lecce ero molto contento, ho fatto 339, c'erano 3-4 anni da fare reparto e era un periodo abbastanza felice nel senso di piloti istruttori dopo venivano accontentati e mandati alle varie destinazioni scelte, quindi sostanzialmente non era più un discorso tra virgolette punitivo, ma era una cosa bella rimanere a scuola di volo perché poi dopo diciamo l'istruttore sceglieva dove andare. Ho fatto il mio periodo di scuola, è stato un periodo divertente, formativo. I piloti quando arrivano direttamente a un reparto hanno un periodo tra virgolette di gavetta. Chi invece arriva in una scuola di volo dove praticamente fa un certo tipo di formazione, ovviamente deve direttamente arrivare all'apice della sua formazione rapidamente perché deve fare il capo formazione e capo coppia in brevissimo tempo per poter portare gli allievi, quindi è stato un periodo divertente. Diciamo che l'aspirazione finita la parte di scuola di volo sarebbe stata quella di andare a Ghedi al Tornado. Sfortunatamente poco prima di riuscire ad andare via da Lecce ho avuto un incidente praticamente con un allievo durante un volo in bassa quota, era giugno del 94 e primo di giugno abbiamo fatto una missione in bassa quota che prevedeva un sorvolo diciamo dalle parti di Gioia del Colle con un attacco a una stazione ferroviaria di Poggio Orsini che è sull'altopiano del Murge. Diciamo disponendoci in bassa quota per andare verso questa stazione ferroviaria, ad un certo punto eravamo io e il mio allievo che era il sergente Bettinazzi e ci siamo ad un certo punto durante il run-in della parte finale dell'attacco ci siamo trovati uno stormo d'uccelli, praticamente è stato un attimo vedere. Io l'ho visti alla mia destra sfrecciare, erano dei puntini neri e immediatamente sentito l'impatto e il cruscotto ha iniziato a vibrare in maniera abbastanza seria e la difficoltà era tenere l'aereo dritto e riuscire a leggere gli strumenti per quanto praticamente tutto quanto il cruscotto tremava e non dava la possibilità di leggere gli strumenti. Abbiamo tentato una recensione a caldo, eravamo bassi, la velocità inizia a scalare subito, abbiamo recuperato un po' di quota, dichiarato emergenza, provato un paio di accensioni a caldo, dopodiché abbiamo deciso di lanciarci. Ho dato istruzioni all'allievo, ovviamente 339 ha la possibilità di lanciare o in singolo oppure accoppiati, quindi se si lancia l'istruttore, il comando dell'istruttore lancia anche l'allievo in sequenza. E ovviamente l'allievo poveraccio era una delle prime basse quote, in addestramento ha scelto giustamente, dice no, no, mi lanci lei, e si è messo in posizione, abbiamo dichiarato Mayday, ci hanno tracciato subito col radar, quindi c'era un AWACS in volo e niente, praticamente ci siamo lanciati, è stata una cosa abbastanza rapida ma tranquilla. Una volta usciti abbiamo perso quasi conoscenza immediatamente, cioè abbiamo visto nero e poi ci siamo, almeno per quanto mi riguarda, ho rivisto fuori una volta sentito lo strattone del paracadute e quindi visto fuori, visto un seggiolino che rotolava perché c'era del fumo nero che usciva dal pacco razzi, l'aeroplano in lontananza che precipitava in un campo e poi quello che è lasciato così erano tutte pagliuzze, evidentemente era il tettuccio perché il 339 lancia attraverso il tettuccio, non sgancia che più prima, quindi
tutte queste pagliucce lucenti praticamente sulla luce del sole, e a quel punto si sono trovati appesi a paracadute. Ho visto dove stava l'allievo, era molto vicino, eravamo già vicini a terra perché eravamo in bassa quota, quindi ci siamo lanciati 200-300 piedi. E subito dopo la preoccupazione, diciamo, di atterrare, perché era una bella giornata ventosa, i 20-25 nodi di vento della Puglia si sono fatti sentire tutti, anche perché il paracadute del 339 è piccino, quindi si viene giù abbastanza veloci. Quando siamo arrivati giù abbiamo preso una bella botta e ci siamo resi conto subito tutti e due di esserci fatti male più o meno. A quel punto ci hanno recuperato dei contadini, ci hanno portato dal medico della zona, ambulanza, poi un elicottero ci ha intercettato strada facendo grazie alla radio che avevamo addosso e ci ha portato al Policlinico a Bari. Terapia intensiva, insomma ci siamo fatti male tutti e due, io ho rotto 2 vertebre lombari e l'allievo ha rotto una vertebra cervicale, quindi insomma sarà una bella botta. Un po' di tagli alle mani dovuti al passaggio attraverso il tettuccio, perché appunto il 339 per sbrigare, per accelerare, diciamo, le operazioni di lancio fa passare il seggiolino attraverso il tettuccio, rompe il tettuccio tramite un rostro che c'ha diciamo sulla parte alta del poggiatesta, e quindi si passa attraverso il blindo vetro. E una volta che ci hanno ricoverato io sono rimasto 2 mesi in ospedale tra una cosa e l'altra, poi qualche mese per riprendere a volare, sono ritornato al reparto, ho continuato a volare, ho finito il mio periodo a Lecce, ma mal di schiena, possibilità di rilanciarsi, il medico ha detto che se fosse mai capitato sarei finito in sedia a rotelle. Ho chiesto se è possibile di finire un reparto da trasporto, mi hanno accontentato, sono finito a Pratica di Mare. Pratica di Mare ho trovato un posto tranquillo, insomma, dove mi sono applicato per studiare e riuscire a vincere il mio concorso in SPE, per poi riuscire a venire via dall'aeronautica, fare domande in Italia, insomma, concludere la mia carriera aeronautica da parte dell'aeronautica militare in questo modo. Diciamo che la scelta all'inizio era di rimanere in aeronautica, dovendo volare su un aeroplano da trasporto, ho preferito, diciamo, cercare di andare in aviazione civile, dove magari c'erano altri stimoli professionali, altre macchine più moderne, un altro tipo di lavoro, anche se diciamo, all'inizio della carriera la scelta sarebbe stata rimanere in aeronautica. Per quanto riguarda poi la carriera civile, vabbè, insomma, niente di particolare in Alitalia, subito sulla MD-80, poco tempo di MD-80 perché era un periodo in cui in Italia fortunatamente le cose ancora andavano e non c'era stato ancora 11 settembre, quindi direttamente sul lungo raggio, anche scelta di dove andare sul lungo raggio perché c'erano varie possibilità, scelto ovviamente il Jumbo perché era il re degli aeroplani, quindi potendolo fare perché non approfittarne, quindi un breve passaggio sul Jumbo, poi l'11 settembre i rapidi accadimenti che hanno portato al ridimensionamento del lungo raggio, dei trasporti in Italia e nel mondo tutto sommato, un successivo periodo di crisi dovuto alla sicurezza dei trasporti, quindi 767 e adesso siamo su 777, bella macchina, piacevole, insomma un'esperienza interessante tutto sommato, anche se molto diversa da quella aeronautica.